Anima santa, anima purgante, io so solo e voi siete tante. Anima pazientella, anima rubriatoria, io so solo in questo oscuratorio. Questa è una delle tante invocazioni che risalgono dal sottosuolo di Napoli, dove i vivi e i morti hanno un dialogo secolare. Fede, preghiera e speranza danno vita a piccole consuetudini simbolo di un'umanità che non si piega alla sofferenza, anzi, nella sofferenza trova comunione e slancio verso la vita. Il sacro è talmente radicato nei napoletani da assumere ogni forma possibile. La fantasia ancestrale del popolo sprigiona uno sforzo immaginativo che diventa una forma d'arte collettiva. Quest'arte di vivere si manifesta anche nella bellezza di dipinti e sculture come quelle custodite nella Cappella San Severo, dove il miracolo non è solo la resurrezione di Cristo, ma anche il velo che lo ricopre. Una sottile trasparenza che sembra mostrarne l'anima, perché per vedere l'invisibile e toccarlo con mano è a Napoli che bisogna andare. Napoli è una città di parole, di accenti, di voci che rimbalzano nelle strade e nei vicoli del centro. Andando per via dei tribunali ci si imbatte in una chiesa nella quale le voci dei vivi si mescolano alle voci dei morti. La chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio. Progettata e realizzata dagli architetti Giovanni Cola di Franco e Giovan Giacomo di Conforto con i contributi di Cosimo Fanzago, la chiesa barocca è composta da una sola navata e custodisce alcune opere molto suggestive. Infatti, dietro l'altare maggiore si trova il grande teschio alato del maestro marmoraro Dionisio Lazzari. Il simbolo della finitezza del corpo vola verso la redenzione e trova la strada del cielo. Quest'opera ci mette sulle tracce di un culto antico che prevede un rito di passaggio delle anime dal purgatorio al paradiso, come mostra la stupenda pala d'altare con la Madonna delle Anime Purganti dipinta tra il 1638 e il 1642 da Massimo Stanzione, uno dei protagonisti della pittura barocca napoletana. La presenza di queste due opere è sufficiente a farci capire il motivo per cui a Napoli Santa Maria delle Anime del Purgatorio è conosciuta come la chiesa di Capimorto. Infatti basta scendere dalle scale poste subito a sinistra dell'ingresso per ritrovarsi a contatto con il culto antico delle anime pezzentelle, quelle senza famiglia e senza dimora. L'usanza nasce nel Seicento, quando la Chiesa, dopo la Controriforma, sostiene il culto delle anime permettendo di celebrare messe in suffragio dei familiari defunti. Ma a Napoli la morte non è un fatto individuale e così la pietas popolare si prende cura anche delle anime anonime, sole, abbandonate, seppellite nelle fosse comuni in seguito alle ondate di pestilenza che fiaccano la città nel Seicento.
La grande quantità di ossa senza memoria fa sì che i vivi scelgano e adottino un teschio che è sede dell'anima, lo accudiscano, lo abbelliscano portando doni e offerte. Nasce così una relazione, un rapporto di scambio reciproco conveniente sia per il vivo che adotta, sia per il morto che viene adottato. L'anima invoca il refrisco, l'alleviamento della pena e colui che l'ha adottata chiede grazia e assistenza. Nell'ipogeo del complesso del Purgatorio d'Arco si trovano bigliettini, fiori, oggetti tra i più disparati disposti a ornamento dei teschi che investiti di queste cure non paiono più simbolo di morte ma, al contrario, di immortalità. La più amata fra le anime della Chiesa di Via dei Tribunali è Lucia, il teschio col velo da sposa. La leggenda narra che Lucia fosse una ragazza di nobile famiglia che si innamorò di un panettiere. La relazione venne osteggiata dal padre di lei, che l'aveva promessa in sposa un rampollo di una famiglia bene. Il giorno delle nozze, Lucia, pur di preservare il suo amore, si uccise bevendo una pozione velenosa. Il teschio di Lucia, con il velo da sposa e la corona, è affiancato da una coppia di altri 2 teschi che rappresentano i servitori della giovane. A quest'anima la tradizione popolare ha dedicato un altarino, eleggendola protettrice delle spose. Come Lucia, altre migliaia di anime anonime trovano nel sottosuolo di Napoli un nome e una storia. Per capire le proporzioni che nel corso dei secoli ha assunto il culto delle anime pezzentelle, occorre andare al cimitero delle Fontanelle, nel rione Sanità. Questo cimitero racconta le tragedie e le speranze dei napoletani, i culti sacri e profani, le tradizioni che rappresentano tutte le anime di Napoli. Si tratta di un grande ossario che da circa 4 secoli ospita i resti dei morti anonimi e indigenti che non hanno una degna sepoltura e in particolare delle vittime delle grandi epidemie abbattutesi sulla città. Il cimitero nasce all'interno di una cava per l'estrazione del tufo giallo napoletano che probabilmente risale ai primi del Cinquecento e si sviluppa per circa 3.000 metri quadri. Il nome Fontanelle deriverebbe, secondo alcuni storici, dalla presenza di piccole fontane d'acqua sorgiva o artificiale che permettevano l'estrazione del tufo utilizzato allora per la costruzione degli edifici. Questa cava estrattiva viene trasformata in fossa comune intorno alla metà del Seicento. Da allora all'interno delle fontanelle trovano sepoltura i morti delle epidemie fino al colera del 1884. Alla fine dell'Ottocento l'ossario viene sistemato ed il cimitero con il suo culto entra nel costume cittadino. L'usanza di pregare le anime pezzentelle penetra in fretta nella popolazione e mette a rischio la popolarità dei santi ufficiali della Chiesa. E così, nel 1969, il cardinale Ursi vieta ai fedeli di rivolgersi alle anime purganti in favore dei più famosi santi. Ma il dialogo sotterraneo carico di umanità e speranze è troppo radicato e diffuso per venire cancellato. Il viaggio tra le anime vaganti di Napoli termina dove il culto ha avuto inizio, nella chiesa di San Pietro ad Aram.
Completamente inglobata in un palazzo alla fine di Corso Umberto I, la chiesa deve il suo nome a una leggenda legata alla sua fondazione. Nel 44 d.C. San Pietro, diretto a Roma, passa a Napoli. Il santo viene avvicinato da Candida, un'anziana donna che lo prega di guarirla. Al seguito della guarigione la donna si converte. Candida, incredula, conduce Pietro da un suo amico che viene anch'egli guarito e si converte al cristianesimo. Quest'uomo di nome Aspreno diviene poi vescovo di Napoli e fonda la basilica nel luogo in cui l'apostolo ha compiuto le 2 guarigioni e celebrato messa. Infatti ad Aram significa presso l'altare, lo stesso dietro cui Pietro ha officiato la cerimonia. All'esterno la basilica si presenta in stile neoclassico. L'interno è a navata unica, a croce latina su cui si aprono numerose cappelle. Nel vestibolo si trova l'altare in marmo con colonne di epoca sveva e un'iscrizione angioina. Nell'abside si può ammirare il coro realizzato da Giovan Domenico Vinaccia nel 1661. Sul presbiterio si trovano 2 opere giovanili di Luca Giordano. Sotto questa splendida chiesa ce n'è un'altra molto più antica, alla quale si accede attraverso una scala posta nel transetto sinistro. Si tratta di una chiesa utilizzata dalle prime comunità cristiane come cripta per dare sepoltura ai morti durante le persecuzioni dei Romani. Proprio da qui nel 600 nasce e si diffonde il culto delle anime pezzentelle. Nonostante l'opposizione della Chiesa, che nel Novecento ha murato le ossa presenti nella cripta, il culto non si è fermato e la posizione originaria dei teschi e la loro identità si sono tramandate per via orale. Così i devoti hanno continuato ad accendere lumini e a portare fiori ai propri morti. Il rapporto con le ossa dei morti e la loro anima, a cavallo tra il 600 e il 700, non si ritrova soltanto nei cimiteri o nei sotterranei delle chiese. Se la morte è tema di fede e religione, allo stesso tempo a Napoli c'è chi con le ossa si cimenta in studi e sperimentazioni scientifiche. È il caso delle macchine anatomiche presenti nella cavea sotterranea della Cappella San Severo. Si tratta di 2 scheletri posti in posizione eretta, con il sistema arterovenoso quasi perfettamente integro. Le macchine sono opera del medico palermitano Giuseppe Salerno. Quello maschile viene acquistato nel 1756 da Raimondo di Sangro, il 7° principe di San Severo, che in seguito chiama Salerno a lavorare per sé, commissionandogli la realizzazione dello scheletro femminile. Una visione così stupefacente genera nei secoli numerose leggende macabre. Una di queste è riportata da Benedetto Croce e narra che Raimondo di Sangro fece uccidere 2 suoi servi, un uomo e una donna, e imbalsamarne stranamente i corpi in modo che mostrassero nel loro interno tutti i visceri, le arterie e le vene.
Questo processo viene ottenuto grazie all'iniezione di una sostanza che, entrando in circolo nelle vene e nelle arterie, avrebbe metallizzato i vasi sanguigni dei due corpi. Tra leggenda e realtà, queste opere interrogano lo spettatore oltre 250 anni dopo la loro realizzazione. In realtà, le macchine anatomiche sono frutto di una ricostruzione effettuata con diversi materiali, tra cui la cera d'api e alcuni coloranti. Ciò non toglie che il sistema arterovenoso sia riprodotto con stupefacente fedeltà, fin nei vasi più sottili, lasciando immaginare conoscenze anatomiche molto avanzate per l'epoca. Le macchine anatomiche riflettono in pieno il carattere del loro artefice, Raimondo di Sangro, il settimo principe di San Severo. I suoi coevi scrivono sia un uomo fatto a tutte le cose grandi e meravigliose. Il San Severo è una figura misteriosa capace di riunire sotto i suoi interessi molte discipline e teorie, la scienza, la religione, l'arte, la medicina e la massoneria. Egli è un grande personaggio del Settecento napoletano. Le sue scoperte scientifiche, le sue invenzioni nascondono sì amore per la scienza, ma anche una prepotente volontà di stupire lo spettatore con opere spettacolari, come nel caso del mausoleo di famiglia, la Cappella San Severo. Secondo la leggenda, questo luogo sarebbe legato a due apparizioni della Madonna. Come narra Cesare d'Argenio nella Napoli sacra del 1623, un uomo innocente, passando di là per essere condotto in carcere, vede un muro del giardino dei Di Sangro cadere, svelando l'immagine della Madonna. Egli promette di donare alla Vergine una lampada d'argento e un'iscrizione in caso di scarcerazione. Una volta assolto, l'uomo mantiene la promessa e il luogo diventa meta di pellegrinaggio. Il primo nucleo della struttura viene commissionato dal duca di Torremaggiore Giovan Francesco di Sangro in seguito ad una guarigione raggiunta per intercessione della Madonna. La piccola cappella si chiama inizialmente Maria della Pietà o Pietatella. Ad ampliarla è poi il figlio Alessandro di Sangro, patriarca di Alessandria, che edifica un maestoso tempio votivo destinato ad ospitare le sepolture della famiglia. Le dimensioni del perimetro, lo scheletro architettonico e i 4 mausolei nelle cappellette laterali sono arrivati ai giorni nostri. Tutto il resto è opera di Raimondo di Sangro, che nel Settecento imprime alla cappella l'aspetto magnifico che possiamo ammirare oggi, a metà tra mausoleo nobiliare e tempio iniziatico. Il principe di San Severo mantiene un'unica navata a pianta longitudinale con 4 archi a tutto sesto per lato. Nell'abside si trova l'altare maggiore realizzato da Francesco Celebrano e Paolo Persico negli anni 60 del XVIII secolo. L'alto rilievo della deposizione fonde elementi tardo-barocchi con la vitalità della scuola napoletana del Seicento, rappresentando una scena palpitante e ricca di pathos. Il corpo esangue di Cristo, le pose sofferenti di Maria e Maddalena hanno una carica dirompente e sono da considerarsi il capolavoro del Celebrano. Sulla volta si trova l'affresco Gloria del Paradiso,
O paradiso dei Disangro, che il principe di San Severo commissiona al pittore Francesco Maria Russo. L'occhio viene rapito da una serie di fantasiose architetture e squarci che insieme alle figure degli angeli convergono verso il centro del soffitto. Qui campeggia la colomba dello Spirito Santo, coronata da un nimbo triangolare, su cui vi sono varie teorie. Oltre alla Trinità, rappresenterebbe il delta dei Pitagorici, che significa nascita cosmica, e in ultimo il triangolo, che per la massoneria è il segno del maestro venerabile. Poco rimane del pavimento che Disangro fa realizzare a Francesco Celebrano negli anni 60 del XVIII secolo. Un'invenzione geniale di un intarsio in marmo che riproduceva un labirinto. Il principe di San Severo è un mecenate molto esigente e segue tutti i lavori architettonici e la realizzazione delle opere, tanto che la sua visione d'insieme sovrasta quella delle singole presenze artistiche. Le sculture, infatti, sono pensate dal Disangro. Tra queste vi è il Disinganno, capolavoro di Francesco Queirolo. Raimondo Disangro dedica questa scultura al padre Antonio, duca di Torremaggiore, che dopo la prematura morte della moglie conduce una vita d'avventura e di vizio in giro per l'Europa, lasciando Raimondo alla custodia del nonno Paolo. In vecchiaia Antonio torna a Napoli e si pente abbracciando la fede e divenendo sacerdote. Il Queirolo racconta la storia del duca Antonio attraverso l'immagine di un uomo che con l'aiuto di un genietto alato si libera delle maglie intricate della rete simbolo dei peccati di gioventù. L'abilità del Queirolo nel riprodurre la rete con le sue maglie torte e tirate lascia meravigliati i viaggiatori del Settecento. Nelle cronache dell'epoca questo gruppo scultoreo viene definito l'ultima prova ardita a cui può la scultura in marmo azzardarsi. Ciò è a tal punto vero che nessun artigiano ha il coraggio di levigare a pomice la scultura per paura di frantumare l'intricata e delicatissima rete. E così l'artista deve rifinire con le proprie mani l'opera. Il principe di San Severo dedica una scultura anche alla memoria dell'incomparabile madre Cecilia Gaetani dell'Aquila d'Aragona, morta il 26 dicembre 1710, quando Raimondo non aveva ancora compiuto un anno. La pudicizia viene realizzata nel 1752 dal celebre scultore Antonio Corradini. L'artista modella il velo con eleganza e naturalezza, facendo aderire perfettamente il sottile strato sul corpo della donna. È una giovane nella quale Raimondo vuole che si riconoscano le virtù e la bellezza dell'amata madre, lo sguardo perso nel tempo, l'albero della vita, la lapide spezzata sono i simboli di un'esistenza troncata troppo presto. Al tema vita-morte fa esplicito riferimento anche il bassorilievo sul basamento, con l'episodio evangelico del Noli me tangere, in cui Cristo appare alla Maddalena in veste d'ortolano. Anche in questa statua vi sono molteplici significati sovrapposti. Quella coperta dal velo è sia Cecilia Gaetani, madre di Raimondo Disangro, ma anche la velata Iside. Conclude il trittico dei capolavori scultori della Cappella San Severo l'opera posta al centro della navata, il Cristo velato.
Si tratta di una delle immagini più potenti e note dell'umanità. Inizialmente l'opera doveva essere realizzata da Antonio Corradini, ma vista la scomparsa di quest'ultimo, Raimondo Di Sangro incarica il giovane artista napoletano Giuseppe Sammartino di realizzare un Cristo morto a grandezza naturale, coperto da un sudario trasparente ricavato dallo stesso marmo con cui era fatta la statua. Nel 1753 Sammartino porta a termine l'opera e il risultato è al di sopra di ogni aspettativa. Lo stile tardo barocco anima il velo che si poggia sul Cristo con le sue linee della passione. Questo Cristo che di lì a poco lascerà il suo sudario dopo aver patito il martirio è il simbolo del riscatto dell'intera umanità. Molti sono stati i suoi stimatori, da Antonio Canova al Marchese de Sade, da Matilde Serao al maestro Riccardo Muti. La bellezza e il realismo del velo, la sua trasparenza e morbidezza hanno alimentato la leggenda che il principe di San Severo avesse marmorizzato la stoffa attraverso l'alchimia, disciplina con la quale Raimondo Di Sangro si dilettava. Ma la leggenda non ha alcun fondamento e non fa che rimarcare la grande impresa artistica compiuta da Sammartino. Capolavori immortali e opere d'arte collettive, mausolei nobiliari e fosse comuni, a Napoli alla morte vi sono fantasiose e straordinarie reazioni che vanno dal povero al ricco, dal credente al superstizioso. Del resto aveva ragione Totò, uno dei napoletani più illustri. Amor tu sai che re, e una livella. E Napoli non smette di avere rapporti con i suoi morti per un eccesso d'anima ed umanità. È questa la forza del popolo napoletano, la sua indomabile speranza nel dialogo, nella bellezza visibile e in quella che sfugge all'occhio.